Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti ragazzi e ragazze appassionati di biliardo, oggi parliamo del timing a biliardo. Questo è un argomento interessante e importante che ho deciso di proporvi in questo video, un argomento difficile. Io vi spiego quello che ho capito io di questo, dopo che ho letto, guardato, parlato, mi sono informato e ho provato, ok? Guardatevi il video fino alla fine che magari si può arrivare a qualcosa di interessante, ok? Per chi ha delle domande, contattatemi pure su YouTube, ok? Che io vi rispondo e aumentiamo sempre il nostro livello di gioco, ok? A breve. Allora, mi sono fatto questa domanda io. Che cos'è il timing a biliardo? Ok? La risposta che mi sono dato dopo varie ricerche, varie prove, vari articoli letti, parlato con altri giocatori, ok? Io sono giunto a questa conclusione qua, per me, ok? Per come la penso io. Il timing secondo me è costituito in due sezioni. Una è il tempo di accelerazione della stecca per arrivare a contatto della biglia battente. Questa è un'accelerazione, ok? Due è il tempo di contatto del cuoietto sulla biglia battente. Quanto tempo sta a contatto? Allora, perché avere un buon timing è importante? È fondamentale anche. Perché con un buon timing riusciamo a governare meglio la biglia battente bianca, ok? Riusciamo a impostare un effetto. Allora, quando si parte su un tiro, poi a molti giocatori viene spontaneo, lo fanno perché sono loro che sono nati con quella predisposizione. Altri magari lo fanno meno, però se ci si lavora sopra si può sicuramente migliorare. Allora, se uno ha una buona accelerazione, ipotizziamo due fattori. Uno, che io parto di scatto, ok? Avete visto il movimento? Guardate, la punta della stecca, partendo di scatto, non è più precisa. Se io invece parto con un'accelerazione, ok? Automaticamente cosa capita? È come fosse una macchina che morde sull'asfalto. Se noi ipotizziamo che abbiamo una macchina a trazione posteriore, partiamo troppo forte, la macchina sbanda. Se invece noi gli diamo il giusto tempo, un'accelerazione progressiva, il timing deve essere progressivo, gli diamo questa accelerazione, automaticamente cosa accade alla macchina? Che i cavalli, le ruote scaricano, riescono a scaricare tutto a terra, fare grip e andare via con un'accelerazione migliore, ok? Se no starebbe lì come le macchine dai dragster, quelli americani che sbandano. Dunque l'accelerazione è importante, bisogna avere una buona accelerazione. L'altro punto che abbiamo detto è il tempo di contatto sulla biglia. Tempo di contatto. Se noi pensiamo di avere un tempo di contatto, allungare quel tempo di contatto sulla biglia, cosa accade? Dopo cerco di farvelo vedere anche al rallentatore. Cosa accade? Che riusciamo a imprimere un effetto maggiore sulla biglia bianca, riusciamo a lavorarci di più sopra, ok? Anche con meno forza, perché dando più effetto riusciamo anche con meno forza. Non è solo il punto, è proprio il tempo di contatto. Guardate un tiro per farvi un esempio. Facciamo un tiro normale, senza caricare l'effetto, solo con una buona accelerazione. Ok? Facciamo un altro esempio. Ora non guardiamo più l'accelerazione, lavoriamo sul tempo di contatto della biglia battente per fare un retro, ok? Ok, come avete visto io sono penetrato quei 5-6 centimetri. Il tempo ovviamente penetrando
quando si tira, io immagino la biglia di lavorarci sopra, non solo colpirla e basta, ma continuare il tiro, una piccola penetrazione, secondo quanto ne necessita. Magari su dei tiri necessita più penetrazione, su altri ne necessita meno. Vogliamo fare un tiro con la biglia bianca battente a spingere? Noi dobbiamo avere una buona accelerazione, un buon contatto, punto di contatto, e mantenere il contatto sulla biglia bianca. Mantenendo il contatto aumenta la precisione. Ok? Allora, poi adesso vi voglio far vedere un'altra ripresa più da vicino al rallentatore, così magari si capisce meglio. Ok? Guardate. Ora vi faccio vedere come alleno io il timing a modo mio, ok? Niente, posiziono una biglia gialla da imbucare facilmente, posiziono la mia biglia bianca e poi inizio a fare un semplice tiro che devo mandare in buca la gialla e mi concentro con la testa sull'accelerazione che voglio dare alla stecca. Quanta accelerazione voglio dare? Parto piano e vado aumentando, ok? E faccio questo tiro qua diverse volte. Una volta lo faccio magari più piano, una volta lo posso fare più forte, ok? E vado avanti così, mi cambio un po' la forza che voglio dare, così mi aiuta a regolare la forza. Ora invece, nella seconda parte di questo esercizio, mi concentro solo, esclusivamente sul tempo di contatto del poietto che deve stare sulla biglia battente bianca. Cerco di aumentare il tempo di contatto, ok? Lavoro solo esclusivamente con la mia testa, con la mia concentrazione al massimo sul tempo di contatto. Ok? Adesso qua ho fatto dei colpi, 2 colpi di retro. Ovviamente poi lo faccio anche con i colpi a spingere. Mi concentro di nuovo sulla accelerazione, ok? E mi concentro di nuovo sulla permanenza del cuoietto sulla biglia, ok? Poi cosa accade? Finito questa parte qua, prima curo il tempo di contatto e l'accelerazione, poi cerco di unire i 2 fattori insieme. Cerco di avere un buon tempo di accelerazione, ok, della stecca, con un aumento del tempo di contatto del cuoietto sulla biglia bianca. Ok, allora io vi ho spiegato quello che so del timing. Bisogna lavorarci sopra, migliorare e via dicendo. Per oggi ragazzi è tutto. Vi ringrazio di avermi guardato, datevi a guardare gli altri miei tutorial dall'inizio per avere una buona scaletta, una buona impostazione, e basta così, dai. Ragazzi, ciao a tutti, buon biliardo, divertitevi. Ciao ciao ragazzi!